Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Come promesso, oggi vi mostro la realizzazione della Maxi Bag Granny Square. Ed eccola qua. Molte di voi me l'hanno richiesta e finalmente sono riuscita a realizzare il tutorial. A questo punto iniziamo subito. Vi illustro adesso quello che ci servirà per realizzare la Granny Square. Allora, io parto una base lunga 30 cm e profonda 15 blu scuro, anche perché il modello che sto realizzando ha come filo conduttore il blu scuro, per cui tutte le piastrelline verranno contornate dal blu e anche le cuciture, per cui la base è questa. Ovviamente voi potete poi si sa che insomma la Granny può essere realizzata in tantissime tonalità. Come manici io utilizzerò una coppia di manici in bambù dove hanno questo tipo di attacchi che si possono appunto svitare e attaccare nella borsa, oppure possiamo anche aggiungere dei moschettoni. Insomma, questo poi è un dettaglio anche in base a quello che vi ritrovate a casa. Come cordino io utilizzerò il cordino Tai e ovviamente, come avete visto nell'anteprima, la mia borsa Granny è realizzata con un sacco di colori. Voi ovviamente magari se non la volete fare identica vi potete anche organizzare con quello che vi trovate a casa, poi alla fine la fantasia è quella che poi la farà da padrona. E ovviamente quello che servirà, diciamo, ne servirà in più sarà il cordino, il colore che dovrà prevalere nella vostra borsa. Nel mio caso, come vi avevo detto prima, blu scuro come la base, perché io appunto contornerò sia le mattonelle che tutte le cuciture con il blu scuro. Per cui a questo punto ci armiamo di tutto e iniziamo il tutorial. L'uncinetto che utilizzerò per tutta la lavorazione è il numero 4, per cui cappiettino, prendiamo la nostra base perché la dobbiamo contornare col punto basso. Io inizierò dal lato più corto, mi aggancio con un punto basso, ecco fatto, e farò in ogni foro 2 punti bassi, a eccezione degli angoli che adesso vi illustrerò come fare, per cui il secondo punto basso io in questo punto esatto lo farò non appena completerò il giro, per cui vado in quello seguente e vado a fare 2 punti bassi fino ad arrivare all'angolo, per cui questo è un lavoro abbastanza semplice. Arrivato all'angolo, appunto per poi dare la forma quadrata, andremo a fare 2 punti bassi, una catenella e nello stesso foro altri 2 punti bassi, quindi 1 e 2. Continuiamo in quelli successivi sempre con 2 punti bassi. Per cui questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro perimetro, per cui ad eccezione degli angoli dove, come vi ho spiegato, andranno 2 punti bassi, catenelle 2 punti bassi, 2 punti bassi in ogni foro. E ci rivediamo non appena abbiamo completato con asola di chiusura e finito appunto a questo punto qui. Ho completato quindi la nostra base, che momentaneamente andiamo a mettere da parte. A questo punto iniziamo la lavorazione delle mattonelline, quelle più piccole, che poi quelle laterali sono più grandi perché aggiungerò dei giri. Per cui iniziamo con 6 catenelle, quindi 2, 3, 4, 5 e 6 e chiudiamo sulla prima catenella lavorata con un punto bassissimo. La mattonella è realizzata comunque tutta a punto alto, per cui la prima la sostituiamo con 3 catenelle, quindi 1, 2, 3, e adesso andiamo a realizzare 4 gruppi da 3 punti alti. Allora, iniziamo, entriamo dentro l'archetto che abbiamo creato e cominciamo anche a nasconderci la codina di dove appunto abbiamo iniziato, per cui
iniziamo con il punto alto, il secondo, e il terzo, sempre entrando nel cerchietto. E questo già è il primo gruppo. Le separeremo da una catenella, per cui catenella, e procediamo col secondo gruppo. Quindi 1, aspettatemi, allora, 2 e 3, catenella, facciamo anche il terzo gruppo, quindi 1, 2 e 3, catenella e di nuovo altri 3 punti alti, ecco fatto. Tiriamo questa codina, che poi adesso poi andiamo a tagliare, catenella, e andiamo a chiudere con un punto bassissimo sulla prima. Vi ricordate, il primo punto alto sono 3 catenelle, andiamo a puntare su questa, chiudiamo a punto bassissimo, tagliamo il filo ed estraiamo. Lo andiamo, io faccio così praticamente, vado a incastrarlo qui dentro e poi quando inizierò col secondo colore, aspettate, vediamo un punto più, e poi col secondo colore io poi queste codine me le vado a lavorare in maniera tale che poi in futuro le nostre mattonelline non si apriranno. A questo punto lasciamo l'azzurro, prendiamo un altro colore, facciamo il cappiettino e ci andiamo a inserire appunto dove abbiamo terminato l'altro giro, ci agganciamo con un punto basso e al solito la prima maglia alta verrà sostituita da 3 catenelle, quindi la prima è questo punto basso, quindi 2 e 3, e andiamo a fare il nostro primo gruppo in questo foro di 3 punti alti e nel frattempo andiamo anche a incastrare, cercare di incastrarci questi fili o comunque andarli a inserire all'interno sempre per evitare che poi si possa aprire la mattonella. Dopo aver fatto questo, uncinetto e andiamo nel foro successivo e andiamo a creare altri 3 punti alti, quindi 1, 2, 3, catenella e nuovamente nello stesso foro andiamo a fare un altro gruppo di 3 punti alti, quindi 1, 2 e 3. Passiamo al foro successivo e ripetiamo esattamente questo, la stessa cosa qui, e in ultimo andiamo a creare in questa parte qui ne abbiamo iniziato con 3 punti alti, andiamo a fare i 3 punti alti, la catenella e chiudiamo il giro, ma ci rivediamo qui e ve lo farò vedere nel dettaglio. Arrivato qua, noi qui abbiamo un solo gruppo di 3 punti alti, andiamo a fare l'ultimo gruppo, per cui 1, 2 e 3. Catenella, tagliamo il nostro filo, sfiliamo e al solito nella prima maglia alta, che poi erano le 3 catenelle, andiamo a ricreare un'asola di chiusura, quindi entro qui, poi entro nel mezzo della catenella, quella di separazione, ed ecco fatto, e mi vado a incastrare il filo per poi
potermelo lavorare e nascondere. Cambiamo colore, vi faccio vedere anche questo cambio colore ancora, perché ne faremo, oltre il bianco farò un altro colore ancora e poi il contorno blu di punto basso. Se vogliamo per i laterali la mattonella è più grande, perché dobbiamo semplicemente aggiungere, secondo lo schema che avete visto, altri giri fino a raggiungere la grandezza desiderata. Per cui io entro nello spazio creato dalla catenella di separazione, mi aggancio e creo il primo punto alto con le catenelle. Poi io al solito cerco di incastrare i fili dietro e comincio a fare il primo gruppo di 3 punti alti. Quindi l'unica catenella di separazione andrà fatta negli angoli, nei 4 angoli. Invece adesso che si è creato questo spazio, in questo spazio andiamo a creare solo 3 punti alti. Quindi 1, 2 e 3. Ecco l'altro angolo dove andremo a fare 2 gruppi di 3 maglie alte separate dalla catenella. E quindi 1, 2, 3, catenella e nuovamente nello stesso archetto altri 3 punti alti. Quindi 1, 2 e 3. Qui andremo a fare sempre un gruppo di 3 punti alti, ve lo faccio rivedere un attimo. Quindi 1, è molto semplice, proprio uno schema semplice da lavorare, ma veramente di grande effetto. Qui al solito i nostri 2 gruppi, ricordiamoci sempre nell'angolo i 2 gruppi di punti alti, 3 catenella e 3, qui un solo gruppo senza catenelle e via discorrendo. Per cui ci rivediamo per farvi vedere l'inizio dell'ultimo giro per come procedere. Vediamo adesso il giro, l'ultimo giro per quanto riguarda appunto la mattonella, quella più piccola dei pannelli. Quindi io al solito mi aggancio con un punto basso, faccio 2 catenelle, così ho ricreato la mia prima maglia alta. Nello stesso foro faccio il primo gruppo, mi sposto in questo foro e vado a creare 3 punti alti, quindi 1, 2 e 3. Adesso qui ce n'è un altro foro e vado a fare sempre 3 punti alti, 1, 2 e 3, e sono arrivata all'angolo e rifaccio lo stesso modulo, per cui 3 punti alti, 1, 2 e 3, catenella e altri 3 punti alti, 1, 2 e 3. Nello spazio successivo 3 maglie alte, e anche in quello seguente, scusate. Quindi non dobbiamo far altro che ripetere questo modulo. Nel mio caso questa è la misura, ve la faccio vedere finita, un'altra. Questa è la mattonella, una delle tante che andrà nel pannello frontale e nel pannello posteriore, dove ho fatto 1, 2, 3, 4 colori, perché questo è soltanto il giro di punto basso di rifinitura. Per quanto riguarda invece le mattonelle laterali, io aggiungerò 2 colori, per cui verrà della misura di circa 15 cm, appunto della misura
dei laterali, che sono questi, per cui basta aggiungere 2 colori e il contorno ed arriveremo alla misura, appunto, perché nei laterali metteremo 2 mattonelle più grandi. Ci vediamo non appena abbiamo completato questo e vi faccio vedere appunto come contornare le mattonelle. Completata la nostra mattonella, adesso io mi aggancio in un punto qualunque, diciamo, io preferisco sempre agganciarmi dove ho terminato il lavoro, sempre per andare poi a nascondere i fili in eccesso e rendere anche la mattonella più sicura ed evitare appunto aperture strane e quindi rovinare un po' tutta la borsa. Per cui mi aggancio e faccio punto basso, adesso vado a contornare, quindi su tutte le maglie disponibili faccio dei punti bassi, anche perché andremo poi a cucire, vi spiegherò appunto nel prossimo video, vedremo come andare a cucire le mattonelle fra di loro tramite appunto questo ultimo giro. Per cui contorniamo. Io a questo punto mi sono fissata per bene questa codina, che poi l'eccesso andrà tagliato, e proseguo. Tutti i punti bassi, unica eccezione nell'angolo. Al solito, dove c'è la nostra catenella di separazione, noi andremo a fare un punto basso, una catenella e un punto basso, e poi proseguiamo su tutto il perimetro con dei punti bassi. Per cui, ad eccezione degli angoli, la contorniamo tutta, chiudiamo con asolo di chiusura e ci vediamo per vedere insieme come procedere alla cucitura delle mattonelle. Ho completato tutte le mie 18 mattonelle. Io le ho già legate fra di loro perché poi fra un po' vi faccio vedere come vanno cucite fra di loro. Ecco i miei 2 pannelli. Ho creato anche 4 mattonelle più grandi. Se vi ricordate, insomma, come vi ho fatto fare lo schema, bastava aggiungere altri giri fino a raggiungere appunto la misura del nostro laterale. Io ne ho create 4, ora vi faccio vedere, ovviamente devono essere 2 e 2, vi faccio vedere nel particolare come vanno cucite le piastrelle fra di loro. Io mi sono già agganciata, allora dobbiamo prendere il dritto, questo è il dritto, lo capovolgiamo, quindi entrambe dal rovescio vanno cucite. E io, dopo essermi agganciata, io vado a prendere praticamente l'asolina esterna della prima, prendo perfettamente l'angolo e vado a cucirmi, vedete, le asole esterne. Questo tipo di cucitura poi lo dobbiamo realizzare ovviamente anche nei pannelli. Io vado poi da questa parte e sempre vado a prendere le mie asoline esterne. Continuo il lavoro, quindi è molto facile, l'avete visto anche in altri tutorial. Questo, l'unica cosa che dobbiamo fare è metterle tutte e due dal dritto e cucirle praticamente messe al contrario. Quindi dobbiamo fare questo lavoro su tutto ovviamente il perimetro, tutte le maglie disponibili, per poi ottenere questo effetto qua. Per cui completiamo anche questo lavoro, facciamo tutti e 4 i pannelli con questo tipo di cucitura, dopodiché faremo un contorno di punto basso nel momento in cui andiamo a completare questo. Quando sarà tutto cucito io vi mostrerò appunto il contorno di punto basso e poi come andranno agganciati alla base. Ho cucito tutti i pannelli tranne uno per mostrarvi esattamente il metodo che ho utilizzato io. Cerco di farvelo vedere perché la borsa è molto grande. Ovviamente questo è il lato che poi si vedrà sul davanti. Allora io cosa faccio? Lo metto al contrario. Questo è il lato del dritto, lo giro e non faccio altro che cucire nello stesso modo in cui ho cucito le mattonelle. Mi aggancio all'angolo, mi inserisco esattamente qui e sempre dalla parte dell'asola esterna io
vado a prendere l'asola dell'angolo, scusate, ecco qua, e faccio la stessa cosa che ho fatto prima. Prendo l'asola esterna, l'altra asola esterna della base, tiro con forza, io poi me lo sistemo in questa maniera così sono sicura di non fare errori e continuo. Asola con asola, sempre quella esterna, fino alla fine. Anche perché poi al solito, io adesso un attimino lo giro, la parte sul davanti noi vedremo appunto questo tipo di lavorazione che riprenderà tutta la congiunzione delle mattonelle. Ci rivediamo non appena abbiamo finito di cucire questo per farvi vedere il tipo di cucitura che utilizzerò per i laterali. Ho cucito tutti i 4 pannelli alla base della borsa. Adesso ci occupiamo dell'ultimo passaggio, e cioè la cucitura dei laterali che uniscono appunto i pannelli. Io mi sono già agganciata con il filo in questo punto e vado a prendere tutte e 4 le costine dei punti, quindi dei punti che vediamo, e farò questo tipo di cucitura che viene anche molto carino da vedere. Anziché rientrare in questa parte, io non faccio altro che ritornare, quindi una specie di punto incrociato, a riprendere sempre dallo stesso verso tutte e 4 le costine dei punti che abbiamo ogni volta che abbiamo su tutto questo laterale, per cui ovviamente voi scegliete poi il tipo di cucitura che magari se preferite farne un'altra. A me piace molto questa perché dà anche un certo tipo di disegno al laterale. Vedete? Quindi a questo punto facciamo gli altri 3 lati e ci rivediamo alla fine per montare i manici. Eccola completata, ho realizzato tutte le cuciture e ho montato i manici e ho aggiunto 4 moschettoni per essere ancora più agevole nel poterla portare. Chiaramente potete anche foderarla, mettere anche una calamita qui al centro, diciamo che poi ognuno la può personalizzare come meglio crede. Mi raccomando, se vi è piaciuto il mio progetto mettetemi un like, condividete con le vostre amiche, non esitate a contattarmi se vi è sfuggito qualche passaggio o non avete capito qualche cosa, io sarò a disposizione. A questo punto ci vediamo alla mia prossima creazione.